Amici di Banana Travels, buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi facciamo un video un po' diverso dal normale, dato che siamo in periodo natalizio di regali. E allora, cosa non regalare se non un libro? Qualcosa che ci permette di sognare, di immaginare luoghi lontani, avventure e anche di programmare, di vedere posti nuovi che non avremmo mai pensato di conoscere. Quindi per me la letteratura è stata sempre un valido alleato, un mezzo per ampliare le mie conoscenze e per sognare, per immaginare anche quando non potevo viaggiare, non potevo muovermi da casa. Quindi ho scelto 5 libri, la letteratura sicuramente dell'avventura, del viaggio è enorme, ma questi 5 libri per me hanno un valore particolare perché sono stati quei libri che hanno ispirato alcuni dei miei viaggi, sono stati dei libri che hanno anticipato, quindi hanno accresciuto la mia conoscenza prima di andare in determinati paesi, e li ritengo veramente molto formativi e interessantissimi per chiunque sia appassionato di viaggio e di avventura, anche se, come vedrete, in alcuni di questi il tema dell'avventura e del viaggio è semplicemente il contorno di tutta una serie di altre tematiche che comunque magari sono il cardine, il punto centrale del libro. E il libro con cui voglio iniziare è un romanzo storico del grande scrittore Valerio Massimo Manfredi. Alexandros tratta della famosissima spedizione di Alessandro Magno e dei suoi, che sono partiti appunto dalla Macedonia e sono arrivati fino all'India. È un romanzo storico, ma questo è uno di quei libri che più mi ha ispirato, soprattutto prima di andare in Turchia. La storia, le vicende, le peripezie di Alessandro Magno ancora ad oggi, frequentando luoghi quali appunto il Kurdistan, l'Asia centrale, paesi che prima appunto della sua spedizione avevano visto passare veramente poca gente e quasi nessun condottiero appunto dell'antichità che provenisse dal vecchio continente, e le sue gesta ancora ad oggi raccontate dalla gente del posto. Quindi è una storia che merita di essere conosciuta da chiunque voglia avventurarsi da quelle parti. Luoghi lontani, paesaggi incredibili, grandi battaglie fanno da sfondo a questa storia. Passiamo alla Polvere del mondo, meraviglioso romanzo di Nicolas Bouvier che già vi avevo consigliato diversi anni fa. Un romanzo stupendo che secondo me non deve mancare nella libreria di ogni appassionato di viaggi. È un'avventura, questo scrittore svizzero che parte nel 1953 a bordo della sua Fiat Topolino e attraversa dei luoghi che negli anni 50 erano veramente irraggiungibili. Parliamo dei Balcani, dell'Anatolia, dell'Afghanistan, una storia veramente che vi farà venire voglia di partire subito appunto per un viaggio avventuroso, che è arricchito appunto in alcune pagine dagli schizzi del suo amico e compagno di viaggio. Visione molto interessante e coinvolgente di luoghi lontani e remoti. Questo libro è una perla rara e infatti impossibile trovarlo in lingua italiana in quanto non è mai stato tradotto, però se volete una lettura più facile sempre dello stesso autore vi posso consigliare Il lago errante. Parliamo di Sven Hedin, avventuriero famoso appunto in Svezia, che nei primi del Novecento si avventurò svariate volte in Asia, dando vita alla prima mappa dell'altopiano del Pamir e del Tibet. Lui si devono tantissime scoperte che europei non avevano mai fatto prima da allora in Asia centrale. Questo racconto sostanzialmente racconta delle sue peripezie, delle sue 1000 avventure che, come potete ben capire, nei primi del Novecento erano qualcosa di incredibile. Affrontare quei paesi dove non c'era nessun tipo di comodità, dove non c'erano appunto mezzi di trasporto, ci si muoveva con i muli, con gli yak, erano delle avventure vere e proprie dove si rischiava tanto la vita, e Sven Hedin è bravissimo nel raccontare tutto questo, nel raccontarci com'erano quei luoghi in quegli anni, luoghi che sicuramente adesso sono molto diversi, ma che ancora appunto conservano quelle tradizioni e quei modi di fare, quegli usi e costumi che ci narra appunto Hedin in questo romanzo. Insomma, un libro per viaggiare veramente con la mente.
Parliamo poi di Sovietistan. Questo libro, appunto, come dice il titolo, ci racconta dei paesi stan, quindi se almeno una volta nella vita avete sognato o avete immaginato come potrebbe essere la vita in Kazakistan, in Kirghizistan, questi luoghi che per noi europei sono così lontani, così remoti e la cui cultura è veramente poco conosciuta, questo resoconto di Erika Fatland, giornalista, ci descrive perfettamente le enormi contraddizioni dei paesi che facevano parte delle ex repubbliche sovietiche, dell'ex URSS, il cui disfacimento nel 91 ha dato vita ad uno spaccato di mondo dove usi, costumi e tradizioni sono unici, per ogni paese ci sono le sue, ed è interessante seguire questo viaggio lungo questi paesi dove è anche molto difficile riuscire a raccontare la verità dalla chiusura, appunto, verso l'esterno, che come vedrete leggendo questo racconto caratterizza questi paesi. Insomma, consigliato. In ultimo non potevo non riportarvi un libro del grande Tiziano Terzani. Questo libro, Un altro giro di giostra, è uno degli ultimi della sua produzione. Dunque Terzani, che è stato un grande viaggiatore, reporter in zone di guerra, ha girato tutto il mondo, ma particolarmente l'Asia, alla quale si era molto affezionato. In questo libro sveste i panni del reporter per affrontare temi cardine di quelle che sono le domande che ogni uomo si pone nel corso della vita, essendo stato scritto durante gli anni della sua malattia. Un libro molto sentito, dove trova tante filosofie, tante tecniche a diverse parti del mondo, gira il mondo anche per cercare una cura alla sua malattia che non fosse la cura tradizionale propinata, diciamo, dalla cultura europea. È un libro che ho letto prima di andare sull'Himalaya, e qui viene approfondita molto quella che è la cultura buddista. La Terzani stesso trovò un grande riferimento, un maestro sull'Himalaya, e lì si andò a rifugiare per molto tempo. È un libro di riflessione, un libro che approfondisce molti temi, trattando temi che riguardano l'uomo e le sue domande, pone nel viaggio, appunto, il suo cardine. Quindi questi erano giusto 5 consigli che per me sono dei libri che mi hanno formato, hanno contribuito a ispirarmi nel voler viaggiare, che hanno arricchito la mia esperienza, e spero che facciano piacere anche a voi questi consigli. Colgo l'occasione quindi per fare gli auguri a tutti voi, ci sentiamo sicuramente, ci vediamo in un prossimo video, e per il momento da Banan Travels è tutto, un abbraccio.